10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Io sono Patrizio di PW Project Watch. È passato più di un anno e mezzo dalla creazione del canale e il mio primo video d'esordio è stato il Crepas Sea Project, un orologio creato insieme al gruppo Facebook Zenith Forum Italia, un modello che va ad omaggiare lo Zenith A3637, che è un diver di fine anni 60, e devo dire che Crepas ha fatto un ottimo lavoro. Prima però hanno commercializzato un altro prodotto che è il protagonista di questa recensione, il Megamatic. Il Megamatic che ha riscontrato un notevole successo. Questo modello ha riscontrato un ottimo gradimento e ha fatto parlare di sé. Fratello Watches, una rivista giornalistica di orologi online famosa per trattare modelli Omega, ha recensito il Megamatic. A questa rivista sono stati dedicati due modelli di Speedmaster, lo Speedmaster Ultraman e l'Alaska Project 3 coi contatori con numeri radiali. Questa attenzione dal pubblico è meritata, in quanto questo orologio va a replicare un prototipo che è pezzo unico conservato ed esposto all'Omega Museo, il Mega Quartz. Questo prototipo di metà anni 70 era la risposta tecnologica all'avanguardia per quell'epoca. Omega collaborava e testava i suoi strumenti subacquei con la Comex, che era un'azienda di costruzione di condotti petroliferi, gasdotti e infrastrutture sottomarine. Per fare un confronto semplificato, la Comex era l'equivalente della NASA per quanto riguardava l'esplorazione del mare. Il Mega Quartz ha la forma della cassa a cuore. A ore 9 è situata la corona vite, la posizione volutamente a sinistra per proteggerla in caso di urti durante le immersioni. Ma la vera innovazione di design sta nella cassa, che va ad inglobare quasi per intera la corona, proteggendo da eventuali manomissioni involontarie. Insomma, a me proprio questa caratteristica mi fa impazzire. Per quanto riguarda la cassa, se sovrapposta a quella del suo predecessore, notiamo che non è nient'altro che la rivisitazione semplificata del Prof 600. Reputo quindi il prototipo l'erede del Seamaster 600. I costi di lavorazione e la sensibilità dei primi calibri al quarzo alle fredde temperature della profondità marina ha fatto sì che questo orologio non entrò mai in produzione. Crepas è stata lungimirante e ha riproposto questo orologio con un calibro automatico ETA 2824. Proposto in due configurazioni, quella che sto presentando con le sfere sovradimensionate che si ispirano a quelle del prototipo e un'altra versione con sfere di loro gusto con misure più standard. Io preferisco quelle del prototipo perché sono caratteristiche di questo orologio. Lo rendono subito riconoscibile e sono state studiate per offrire la miglior visibilità. In preordine si poteva scegliere anche il quadrante o nero o blu e io sono sempre rimasto fedele all'originale, anche perché cromaticamente il nero è più classico. Le misure del Megamatic sono notevoli, ma nonostante questo è ben bilanciato. Essendo largo e stretto, aderisce bene sul polso. La cassa ha una larghezza di 54 mm, un lag to lag di 47 e uno spessore di soli 14 mm. La lunetta, come tutto l'orologio, è qualitativamente alta, scatta bene ed è in vetro zaffiro. Gli indici sono rettangolari trattati con Superluminova C3. L'orologio presenta una valvola dell'elio a ore 3 ed è impermeabile fino a 1200 metri. Il bracciale è simile a quello degli Omega anni 70 con maglie a oliva. La clasp di 18 mm presenta una chiusura moderna con bottoncini. I finali da 22 mm vanno a collegarsi direttamente con la cassa. Il fondello ha un'ottima lavorazione ben definita con il logo ad elica della Crepas e con inciso tutte le specifiche.
Al suo interno vi troviamo il famoso ETA 2824, che ad oggi non è più reperibile come calibro di fornitura, ma è ad esclusività dei brand dello Swatch Group, come Rado, Longines, Hamilton e altri marchi ancora. L'orologio è stato preso tramite campagna Kickstarter e in base agli obiettivi la Crepas dava dei premi ai sostenitori del progetto. Abbiamo il suo portaorologio molto pratico in pelle blu, un cinturino arancione in gomma della Bonetto di ottima fattura, un cinturino mesh in acciaio e un cinturino nato. In questa occasione Crepas offriva la doppia configurazione dell'orologio con a parte un secondo dial blu e un ulteriore set di lancette più classiche simili a quelle del Ploprof. Durante l'assemblaggio si poteva scegliere la configurazione preferita del proprio orologio. Io ho mantenuto quello fedele al prototipo Omega. Poi, sempre all'interno, troviamo la garanzia cartacea e un cacciavite con le spring bar di riserva. Passiamo alle conclusioni. Volevo esprimere un concetto per quanto riguardava gli orologi homage. Allora, sono favorevole come in questo caso quando si va a riproporre un prototipo comunque con le caratteristiche tecniche originali e funzionali. E invece non sono d'accordo quando si va a riproporre un orologio modaiolo con caratteristiche banali. Ecco, questo è il mio concetto di homage. Bene, siamo in conclusione di questa puntata. Non rimane che darci appuntamento per la prossima recensione e volevo ricordarvi di seguirmi sul profilo Instagram PW Project Watch per dei contenuti extra e per alcuni aneddoti su orologi. Ciao!